Oggi vorrei tornare a parlare delle popolazioni dell'Italia antica, nello specifico approfondendo un tema che mi è stato richiesto da molti di voi nelle ultime settimane, quello degli Iapigi, il popolo, o meglio i popoli, che abitavano l'odierna regione della Puglia. Nella prima parte del filmato approfondirò la questione dell'etnogenesi degli Iapigi, un fenomeno molto complesso che ha coinvolto culture differenti. Nella seconda parte parlerò della suddivisione geografica in Dauni, Peucezzi e Messapi. Nella terza parte parlerò dei rapporti tra il mondo iapigio e quello magno-greco e nella quarta parte dei rapporti tra iapigi, lucani e romani. Nella quinta parte, infine, accennerò alla religiosità degli iapigi. Prima di cominciare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di condividere quei filmati che trovate più interessanti sui vostri canali social. Ed ora cominciamo con gli Iapigi. Gli Iapigi sono frutto della stratificazione di popoli diversi, ma sicuramente l'elemento più caratterizzante è quello illirico. Tra l'undicesimo e il X secolo a.C. genti dall'Illiria attraversano il mare Adriatico e sbarcano sulle coste della Puglia, andando però a sovrapporsi a un contesto che è già multiforme, frutto dell'amalgama di elementi latino-falisci, nello specifico il popolo degli Ausoni, ed elementi oschi che erano andati a loro volta ad amalgamarsi con un antico elemento miceneo. L'eco di un'antica colonizzazione micenea è presente in diversi miti classici. Ad esempio, Strabone ed Erodoto parlano di un'antica colonizzazione di elementi cretesi. Diodoro Siculo invece parla di antichi coloni che giungono dall'Arcadia. Infine Orazio arriva addirittura a scomodare niente poco di meno che l'eroe Diomede di ritorno dalla guerra di Troia. Le tradizioni classiche, però, ricordano anche il popolamento illirico, tant'è che Plinio, parlando dei Peucezzi, uno dei tre popoli che formavano la realtà degli Iapigi, li descrive come frutto di un'antica colonizzazione di 9 giovani e 9 fanciulle che erano giunti dall'Illiria. Il nome stesso degli Iapigi conserva in sé sia l'elemento della colonizzazione micenea sia quello della colonizzazione illirica. Infatti, se il mito greco collega gli Iapigi con Iapige, un mitico figlio o di Dedalo o di Licaone, quindi o di provenienza cretese o di provenienza arcade, effettivamente da un punto di vista etimologico il nome sembra collegato a quello degli Iapodi, un popolo appunto dell'Illiria. Gli Iapigi erano suddivisi in 3 nationes. La più settentrionale, quella dei Dauni, che abitava un territorio compreso tra il corso del Fortore, il Tavoliere delle Puglie e il corso dell'Ofanto. I Peucezzi, che abitavano un territorio delimitato dal corso dell'Ofanto e dal fiume Bradano, nonché dall'inizio della penisola salentina. La penisola salentina, infine, era abitata dal popolo dei Messapi. Va detto che all'epoca la penisola salentina però era nota con un altro nome, quello di Calabria. So che può suonare molto confusionario, ma l'odierna regione Calabria, ovvero il Bruzio, deve il suo nome ai bizantini, che durante il Medioevo chiamavano Calabria entrambe le propaggini dell'Italia meridionale che erano sotto al loro controllo. Quando poi i bizantini perdono il Salento che viene conquistato dai Longobardi, il nome Calabria rimane legato al Bruzio e quindi all'odierna regione della Calabria. Effettivamente pare che il nome Messapi sia effettivamente greco, ma che i Messapi, per autodefinirsi, utilizzassero il nome di Galabri. E Strabone riconosce una tribù a nome Galabri proprio tra il popolo degli Illiri, precisamente tra quegli Illiri che abitavano nell'odierna regione del Kosovo. Agli inizi del VI secolo a.C., un nuovo elemento culturale va a caratterizzare il mondo iapigio, quello greco, che, irradiato dall'importante colonia spartana di Taranto, va a influenzare gli iapigi in maniera decrescente da sud verso nord.
Infatti, se i Dauni sembrano legati maggiormente al mondo osco e continuano a coltivare dei rapporti con l'Illiria per tramite dei Liburni, i Peucezi e in particolare i Messapi sembrano fortemente influenzati dalla realtà magnogreca, tant'è che dalla loro monetazione si può evincere che alcuni elementi della loro società fossero in grado non solo di comprendere il proprio idioma illirico e la lingua osca, ma anche il greco. I rapporti tra la Magna Grecia e gli Iapigi hanno una svolta negativa nel 473 a.C., quando, a seguito di reiterati tentativi di Taranto di estendere la propria sfera di influenza nell'entroterra, gli Iapigi costituiscono una gigantesca armata, costituita, secondo Diodoro Siculo, non solo dai loro guerrieri, ma anche da 20.000 soldati alleati, probabilmente provenienti da una qualche realtà del mondo osco. I tarantini, per cercare di contrastare questa gigantesca armata indigena, schierano anche loro degli alleati, precisamente gli Opliti della città magnogreca di Reggio. Ne scaturisce una battaglia colossale che è descritta sia da Erodoto sia da Diodoro Siculo, a conclusione della quale i vincitori però sono proprio gli Iapigi. Erodoto parla di infiniti caduti tra i tarantini e di 3.000 opliti regini che restano sul terreno, e Diodoro scrive che a seguito della battaglia gli Iapigi riusciranno addirittura ad espugnare e conquistare Reggio. Probabilmente è proprio in risposta a questo rapporto conflittuale, a questo contrasto con il mondo magnogreco, che lentamente la realtà iapigia comincia a plasmarsi in protostati retti da re. Anche se non è chiaro se personaggi come Artas o Opis, che nelle fonti greche vengono chiamati re dei Messapi, siano effettivamente re di tutta la nazione messapica oppure di una singola città. I rapporti e i conflitti tra Taranto e il mondo iapigio proseguono con alterne vicende, e Tucidi descrive che durante la parentesi siciliana della guerra del Peloponneso il re Artas dei Messapi fornirà agli ateniesi 150 fanti leggeri. È probabile che questa alleanza tra i Messapi e gli Ateniesi fosse vissuta in chiave antitarantina e per estensione antispartana. Certo, è molto difficile però riuscire a capire esattamente i vari andamenti politici del mondo iapigio, tant'è che Strabone, parlando del conflitto tra i Messapi e Taranto, arriva a dire che a un certo punto Peucezzi e Dauni si alleano con la città magnogreca contro i loro fratelli Messapi. La cosa però, va detto, è oltremodo complessa, perché nelle fonti greche a volte Messapi e Iapigi vengono usati come termini intercambiabili. Nel IV secolo a.C. la spinta espansionistica verso est dei Lucani coinvolge anche gli Iapigi. Gli Iapigi siglano con il popolo osco un trattato di alleanza e formano un'asse poderosa che si abbatte con una potenza inaudita sul mondo magno-greco. Da questo momento in poi la sorte degli Iapigi sembra in qualche modo, in una certa misura, legata a quella dei Lucani. Infatti i due popoli, assieme, daranno battaglia contro Alessandro il Molosso, re dell'Epiro, giunto in Italia per soccorrere Taranto. E sempre insieme poi decideranno di cambiare fronte, di allearsi con l'antica rivale magno-greca e un altro monarca epirota, Pirro, questa volta per opporsi invece all'espansionismo di Roma. Sottomessi dai Romani nei primi decenni del III secolo a.C., gli Iapigi sono ricordati da Polibio come in grado di schierare 50.000 fanti e 16.000 cavalieri per sostenere l'urbe, sia per supportarla contro la calata gallica del 225 a.C., sia contro l'invasione di Annibale al principio della Seconda Guerra Punica. Rispetto al mondo osco, che in buona parte si mostra pronto a tradire i romani per i cartaginesi, gli Iapigi reagiscono in maniera diseguale alle profferte dei Barcidi. Una discreta fetta del mondo iapigio infatti rimane fedele a Roma, ma alcune sue realtà, come la città di Manduria, passeranno ai Punici e per questo saranno severamente punite da Roma.
Gli Apigi, curiosamente, non sembrano partecipare in maniera particolarmente attiva alla guerra sociale, che d'altra parte nelle sue dinamiche si mostra più che altro un evento che vede come protagonisti principalmente gli Osco-Umbro Sabellici. In ogni caso, a seguito della guerra sociale, anche gli Apigi otterranno la cittadinanza, entrando così a pieno diritto a far parte del mondo romano. Le diverse divinità del mondo iapigio ne riflettono la stratificazione culturale. Tra le più onorate svetta una coppia divina, Zismenzanas e Venas. Zismenzanas significa letteralmente Dio Signore dei Puledri e secondo Festo i Messapi lo onoravano sacrificandogli un cavallo che, ancora vivo, veniva gettato tra le fiamme. I nomi Zis e Venas potrebbero ricordare rispettivamente Zeus e Venere, ma non dobbiamo incorrere nel facile errore di immaginare rispettivamente un prestito dal mondo greco e uno dal mondo latino. Semplicemente si tratta di divinità che condividono con quelle greche e latine una comune radice linguistica indoeuropea e probabilmente Zismenzanas e Venas erano originarie dell'Illiria. È il sacrificio del cavallo, invece, ad essere, secondo alcuni archeologi, un prestito, precisamente del mondo e della ritualità osca. Un'altra divinità che probabilmente proveniva dall'Illiria era Tautor, che nel nome presenta quel termine che abbiamo ritrovato in diverse lingue indoeuropee, Teuta, Touta, Tota, che indica il clan, la tribù. Probabilmente, come il celtico Teutates, Tautor era un dio che sovrintendeva al concetto di collettività, di società. Una divinità che invece richiama evidentemente al mondo greco è Damatura, che ricorda appunto la greca Demetra, ma probabilmente giunge agli Iapigi non da un contatto diretto con i greci, ma per un tramite osco. Divinità che invece giungono sicuramente da un contatto con il mondo magno-greco sono Atana e Aprodita, che sono evidentemente delle corruzioni dei nomi di Atena e Afrodite. Il fatto che nel mondo iapigio coesistano una Venas e una Aprodita indica il medesimo archetipo che è giunto però per canali diversi. Un altro elemento sempre riconducibile al mondo greco, del quale ci parla Strabone, è il santuario di Podalirio, figlio di Asclepio, dio della guarigione. Il santuario di Podalirio, che conservava anche la sua tomba, era sul monte Drion, sul Gargano. E accanto a questo santuario, ci dice Strabone, scorreva un ruscello le cui acque guarivano da qualunque malattia. Un mondo, quello della religiosità degli Iapigi, quindi, che doveva a diverse culture, a diverse divinità, costituito sia da elementi illirici, sia da elementi italici, sia da elementi greci. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.